Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una dolce ragazzina che era amata da tutti coloro che la vedevano, in particolare dalla sua nonna. La nonna la amava così tanto che le dava qualsiasi cosa. Un giorno le regalò un cappuccio di velluto rosso che le stava così bene che decise di indossarlo sempre. Per questo motivo tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno sua madre le disse: «Vieni qui, Cappuccetto Rosso. Ho un pezzo di torta e una bottiglia di vino da portare alla tua nonna. È malata e debole e questi la aiuteranno a sentirsi meglio. Parti prima che faccia troppo caldo e, mentre cammini, stai attenta e non uscire dal sentiero. Se lo fai, potresti cadere e rompere la bottiglia e così tua nonna non riceverà nulla. Inoltre, quando entrerai nella sua stanza, non dimenticare di dire buongiorno e non guardarti intorno prima di farlo». «Starò molto attenta», disse Cappuccetto Rosso e promise a sua madre. La nonna viveva nel bosco a circa mezzo miglio dal villaggio. Non appena Cappuccetto Rosso entrò nel bosco, incontrò un lupo. Cappuccetto Rosso non sapeva quanto fosse cattivo e non provava paura. «Buongiorno, Cappuccetto Rosso», disse il lupo. «Grazie, gentile lupo», rispose lei. «Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso?» chiese il lupo. «Vado a casa di mia nonna», rispose lei. «Cosa hai nel grembiule?» chiese il lupo. «Torta e vino. Ho cucinato ieri, così mia nonna malata può avere qualcosa di buono per rimettersi in forze», disse Cappuccetto Rosso. «Dove abita tua nonna?» chiese il lupo. «Un bel po' più lontano nel bosco. La sua casa è sotto 3 grandi querce, con alcuni noccioli sotto. Devi conoscerla», rispose Cappuccetto Rosso. Il lupo pensò tra sé: «Che dolce ragazzina! Sarà un pasto molto migliore dell'anziana. Devo essere furbo per catturarle entrambe». Così camminò accanto a Cappuccetto Rosso per un po', poi disse: «Guarda, Cappuccetto Rosso, che belle sono qui le fiori. Perché non dai un'occhiata in giro? Scommetto che non riesci a sentire i piccoli uccelli cantare dolcemente. Cammini così seriamente e come se stessi andando a scuola, mentre tutto il resto nel bosco è felice». Cappuccetto Rosso alzò lo sguardo e, vedendo il sole che filtrava tra gli alberi e i fiori belli ovunque, pensò: «Forse dovrei raccogliere alcuni fiori per la nonna. Le piacerebbe anche. È ancora presto, quindi ho tempo». Così si allontanò dal sentiero nel bosco per cercare fiori. Ogni volta che ne raccoglieva uno, ne vedeva uno ancora più bello più lontano e correva a prenderlo, addentrandosi sempre di più nel bosco. Nel frattempo, il lupo corse dritto alla casa della nonna e bussò alla porta. «Chi è?» chiese la nonna. «Cappuccetto Rosso», rispose il lupo. «Ho torta e vino. Per favore apri la porta, alza il chiavistello», chiamò la nonna. «Sono troppo debole per alzarmi». Il lupo alzò il chiavistello e la porta si aprì. Senza dire una parola, andò dritto al letto della nonna e la inghiottì. Poi indossò i suoi vestiti, si mise il cappuccio e si sdraiò nel letto, chiudendo le tende. Nel frattempo, Cappuccetto Rosso aveva raccolto fiori. Quando finalmente raccolse abbastanza da portare, si ricordò della nonna e si diresse verso casa sua. Rimase sorpresa nel vedere la porta della casetta aperta e, quando entrò, provò una sensazione strana e si disse: «Oh caro, mi sento a disagio oggi. Di solito mi piace stare con la nonna». Chiamò: «Buongiorno», ma non ricevette risposta.
Così andò a letto e tirò indietro le tende. Lì giaceva la nonna, con il cappuccio tirato ben oltre il viso, che sembrava molto strana. «Oh, nonna», disse, «che orecchie grandi hai per sentirti meglio, mia cara», rispose il lupo. «Ma nonna, che occhi grandi hai», disse. «Per vederti meglio, mia cara», rispose lui. «Ma nonna, che mani grandi hai», disse. «Per abbracciarti meglio», disse il lupo. «Oh, ma nonna, che bocca terribilmente grande hai», esclamò. «Per mangiarti meglio», ringhiò il lupo. Appena il lupo disse questo, saltò fuori dal letto e inghiottì Capuccetto Rosso intera. Dopo aver mangiato, il lupo si sdraiò di nuovo nel letto, si addormentò e cominciò a russare forte. Un cacciatore passava vicino alla casa e pensò: «Quanto russa forte questa vecchia! Dovrei controllare se ha bisogno di qualcosa». Entrò nella stanza e vide il lupo sdraiato nel letto. «Sei tu, vecchio peccatore», disse. «Ti sto cercando». Proprio quando stava per sparare al lupo, si ricordò che il lupo poteva aver mangiato la nonna e lei poteva ancora essere salvata. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare il ventre del lupo. Dopo aver fatto 2 tagli, vide Cappuccetto Rosso brillare dentro. Ne fece altri 2 e Cappuccetto Rosso saltò fuori, piangendo. «Oh, avevo così paura!» Era buio dentro il lupo. Poi anche la nonna uscì, viva ma a malapena in grado di respirare. Cappuccetto Rosso andò a prendere delle pietre grandi e riempì il ventre del lupo con esse. Quando il lupo si svegliò e cercò di scappare, le pietre erano così pesanti che crollò morto. Allora tutti e 3 furono felici. Il cacciatore portò a casa la pelle del lupo, la nonna mangiò la torta e beve il vino che Cappuccetto Rosso aveva portato e cominciò a sentirsi meglio. Ma Cappuccetto Rosso pensò tra sé: «Non lascerò mai più il sentiero e non entrerò nel bosco se mia madre me l'ha detto». Accadde anche che una volta, quando Cappuccetto Rosso stava portando di nuovo dolci alla nonna, un altro lupo le parlò e cercò di ingannarla per farla uscire dal sentiero. Tuttavia, Cappuccetto Rosso fu prudente e continuò dritta. Raccontò alla nonna di aver incontrato un lupo che le aveva detto buongiorno, ma aveva uno sguardo così malvagio che era sicura che l'avrebbe mangiata se non fossero stati sulla strada pubblica. «Bene», disse la nonna, «chiuderemo la porta così non può entrare». Poco dopo, il lupo bussò e gridò: «Apri la porta, nonna!» «E Cappuccetto Rosso, e ti porto dolci». Ma non risposero e non aprirono la porta. Il lupo girò attorno alla casa un paio di volte, poi saltò sul tetto, progettando di aspettare che Cappuccetto Rosso tornasse a casa la sera per poterla seguire di nascosto e mangiarla nel buio. Ma la nonna vide cosa stava pensando. Davanti alla casa c'era una grande vasca di pietra. Così disse a Cappuccetto Rosso: «Prendi il secchio, Cappuccetto Rosso. Ho cucinato delle salsicce ieri, così puoi portare l'acqua da far bollire nella vasca». Cappuccetto Rosso riempì la vasca con acqua. L'odore delle salsicce raggiunse il lupo, che sbirciò giù, allungando così tanto il collo che perse l'equilibrio e scivolò dal tetto nella vasca, dove annegò. Cappuccetto Rosso tornò a casa felice e nessuno tentò mai più di farle del male. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie in italiano gratuite. Ci vediamo nel prossimo video.